Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video vi mostrerò come ripristinare una sedia in plastica da giardino rovinata dalle intemperie. Vedete qui la plastica è molto rovinata, cotta dal sole e macchiata di qualcosa, forse sono le piogge acide, non so cosa. Qui il bracciolo, questa sedia ha 2 anni, qui è tutto, la plastica viene via, forse si vede pure. Ecco, una situazione abbastanza comune con queste sedie in plastica da giardino. Probabilmente il sole, i raggi UV del sole in estate indeboliscono la struttura della plastica rendendola porosa, poi in inverno le intemperie che trasportano pulviscolo e altre cose dell'aria si insinuano nelle rugosità. Ora vedremo come ripristinarla a un costo bassissimo, praticamente alla portata di tutti, nell'ordine di qualche centesimo. Farò solo metà sedia per vedere il risultato finale. Per prima cosa daremo una sgrassata al prodotto. Lasciamo agire qualche minuto. Adesso passeremo una spugna imbevuta con un po' dello stesso sgrassatore, uno sgrassatore comune da cucina di quelli concentrati. Andremo a rimuovere quello che va via. Si sente anche come la spugna fa rumore sulle parti molto ruvide. Comunque il risultato è stato solo una pulizia superficiale, dello sporco superficiale. Lasciamo scolare un po'. Adesso utilizzerò della lana d'acciaio comunemente in vendita presso i negozi di casalinghi, cinesi e supermercati in genere. Questo è molto sottile, si usa anche per il legno, è un abrasivo finissimo con un po' di, anzi più che un po' di bicarbonato di sodio. Ecco, io ho messo in questa scatolina per semplificare. Bicarbonato di sodio che acquisto nei discount, che costa pochissimo, non serve chissà che marca di bicarbonato. Ecco qui, andrò a cospargere il bicarbonato, è leggermente abrasivo. Magari potremmo lubrificare con un po' di sgrassatore insieme per far scorrere tutto meglio.
ripeto, faccio solo questa metà per vedere la differenza. Ovviamente non tornerà nuovo, ma però sarà almeno presentabile. Aggiungo un po' di sgrassatore per far scorrere meglio la paglietta di lana d'acciaio. Ora faremo un risciacquo di metà lavoro. Poi ci sono plastiche e plastiche. Alcune sedie più di qualità hanno un polimero plastico migliore, si puliscono meglio. Questa è una sedia diciamo un po' economica, non ricordo quando l'ho pagata, però ha un po' più difficoltà a ripulirsi. Adesso continuo con la stessa paglietta d'acciaio, questa volta senza aggiungere altro bicarbonato.
Adesso mi fermo perché inizia a piovere e farò vedere il risultato finale. Di ritorno mi sono dovuto spostare perché ha iniziato a piovere. Potete vedere la differenza tra la parte destra trattata e la parte non trattata. Adesso è presentabile, anche se non è precisa perfettamente come nuova, però diciamo che ha recuperato un buon 80-90% della sua estetica. Per correttezza vi voglio dire che avendo rovesciato il bicarbonato e non avendone altro, ho usato questo prodotto in polvere, di cui non mostro la marca perché non mi sembra corretto, e ho visto che essendo molto più fine l'abrasivo il risultato migliora, quindi potremmo usare o il bicarbonato o un prodotto in polvere di questi tipi che si vendono in tubi. Penso ce ne siano diverse marche. Questo è anche un prodotto datato, l'ho ritrovato sul mio scaffale dei prodotti chimici, quindi potete vedere il risultato. In mezzo alle griglie purtroppo è impossibile arrivare con qualsiasi cosa. Mi raccomando, bisogna sempre usare un abrasivo finissimo, perché se usassimo pagliette metalliche troppo grossolane otterremmo dei solchi che sono peggio del degrado che aveva in precedenza la sedia. Come vedete è molto liscio. Cioè, questo no, è ruvido, si sente già il rumore. Abbiamo tolto tutto lo strato di plastica morta. Purtroppo il sole e l'acqua di mare distruggono tutto, a meno che forse ci saranno pure plastiche indistruttibili, ma non oso immaginare il prezzo, visto che ormai qualsiasi oggetto di plastica costa tantissimo rispetto agli anni precedenti. Ho notato anche una leggera inclinazione nel peggiorare la qualità dei manufatti. Forse è una mia impressione, non so, o forse sono aumentate le irradiazioni ultraviolette, una delle due, o forse entrambe. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale perché pubblico sempre nuovi contenuti interessanti per il fai da te di tutti i giorni. Metti un like e condividi. Grazie per la visione.